Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare l'unboxing di questo pacco che, come potete vedere anche se è scritto all'incontrario, arriva da Maxton Design. Infatti, per chi non lo conosce, Maxton produce lame anteriori, diffusori posteriori e minigonne laterali per le auto. Quindi potete già immaginare cosa c'è in questo pacco, però andiamo ad aprire. Bottiglietta per pulire i pezzi in plastica che abbiamo preso direttamente dalla Maxton. Poi c'è questo che è il diffusore posteriore, adesso non li scarto per non farli rovinare. La lama anteriore per la mia Spider. Queste sono due alette che verranno montate accanto al diffusore posteriore e due pezzi dritti che sono le side skirt laterali. Quindi in questo video andiamo a montare queste parti sulla mia macchina, che ha bisogno ancora di tante piccole coccole, tra cui, per dirne giusto una, l'assetto. E vi farò vedere come sarà il risultato dopo il montaggio. Oggi è arrivato un altro pacco per quanto riguarda le modifiche estetiche della macchina, e questo pacco, su cui c'è scritto fragile, arriva direttamente da, come potete vedere, Cadamuro. Infatti adesso lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere cosa c'è. Eccolo qua, contiene praticamente lo spoilerino posteriore che produce Cadamuro, lo spoilerino che andrà montato, evitiamo di distruggerlo, che andrà montato così sulla macchina verso di là, in questo modo. Questo sarà il posteriore e qui ci sarà la luce del freno centrale. Questo pezzo dovrà essere verniciato e poi montato. È un pezzo come quelli Maxton in fibra di vetro e quindi dopo la verniciatura verrà montato. Cadamuro ha inserito nel pacco anche del silicone nero per il fissaggio, quindi ci ha dato tutti gli strumenti, però comunque io mi affiderò ad una carrozzeria perché diciamo che questi pezzi non vorrei perderli per strada, visto anche che comunque non sono regalati. Anche se lo fossero, diciamo, il montaggio deve essere fatto a regola d'arte. Quindi procediamo nel video e vi farò vedere come sarà il risultato finito. Allora, la macchina è pronta, la sono andato a ritirare. Per motivi tecnici non ho fatto le riprese durante il montaggio e... è bellissima, cazzo. L'ho ritirata poco fa, oggi piove bene. Faccio vedere due riprese nel dettaglio e poi in garage andiamo a vedere nello specifico il montaggio sotto il paraurti, le minigonne e i diffusori dietro.
Qualcuno potrà chiedersi perché ho preso alcuni pezzi da Maxton ed altri da Kadamuro. Beh, per il semplice fatto che io penso insieme si sposino bene. Non vanno a stravolgere la linea della vettura, ma anzi la rendono ancora più accattivante. Nel corso degli anni ho pensato a varie modifiche, cambiare totalmente parti, cioè completamente il paraurti anteriore e posteriore da altre ditte, però ho riflettuto su questa scelta e alla fine ho optato per non cambiarli, ma per valorizzare ciò che è già presente sull'auto, e penso che l'insieme di questi pezzi, quindi anche se provenienti da aziende diverse, creano un look esclusivo sulla mia Spider. Siccome sapevo non sarei riuscito a portarvi delle foto, video durante la lavorazione sui pezzi, ovvero sul montaggio e sulla colorazione e montaggio dello spoiler, vi spiego adesso l'idea di cosa volevo fare. Per quanto riguarda il kit Maxton, solo il montaggio dei pezzi, se non che nella parte posteriore, come vi faccio vedere anche da queste immagini, nella parte posteriore, come ho comprato l'auto, c'è questa parte in plastica diciamo grezza, quindi porosa, che volevo colorare in alcuni lati rossa e al centro nera, prima di tutto per colorarlo, ma poi anche per far spezzare e risaltare dal kit Maxton. Questo non è stato possibile per una serie di problemi, essendo plastica grezza, quindi porosa, e attaccata alla vettura, al paraurti posteriore, non si poteva smontare se non che il tratto che collega i due scarichi da destra e sinistra, quindi non sarebbe venuto un bel lavoro ed ho optato per non fare lavorazioni su quel pezzo. Ho preferito lasciarlo così e montare comunque i pezzi. E per lo spoiler, coda d'anatra, chiamatelo come volete, ero indeciso all'inizio se farlo di nero o di rosso. Alla fine ho optato per il nero perché si vede bene con l'HPOT, il diffusore, i pezzi Maxton, quindi nell'insieme penso che così sia venuto un bel lavoro invece che pittarlo di rosso. E adesso post montaggio vi faccio vedere come sono stati installati i seguenti pezzi. Come potete vedere anche per il kit Maxton c'erano le viti di fissaggio e sono state installate al di sotto della scocca, sia per la lama anteriore che per tutti gli altri pezzi. Per lo spoiler Kadamuro è stato installato con il silicone nero che era presente nel pacchetto quando è arrivato. Nel complesso fa davvero una porca figura mia. La trovo davvero stupenda, sembra davvero un'altra macchina, cioè più aggressiva. L'ho ripresa da qualche ora, però adesso non riesco più a immaginarla come era prima, quando non montavo questi pezzi praticamente. Purtroppo non ho avuto l'opportunità né la possibilità, però sarebbe stato curioso vedere se prima del montaggio dei pezzi e dopo del montaggio, vedere anche se ci sarebbe stato nel caso un aumento aerodinamico in galleria del vento, però purtroppo non ho avuto questa possibilità, opportunità e va bene così. Però sarebbe stato curioso, cioè secondo voi sarà migliorata un po' anche l'aerodinamica oppure no, sono pezzi solamente estetici? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel complesso comunque la trovo davvero stupenda. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate di questo kit che ho montato. Fatemi sapere anche nei commenti sempre quale sarà secondo voi la prossima modifica o la modifica che vorreste vedere. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, seguirmi anche su Instagram e attivare anche lì le notifiche per reels, foto di questo lavoro, perché sicuramente ne posterò tante. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!